Benvenuti amici su Retrofixer. Oggi andiamo a riparare un computer molto particolare, un computer storico direi, perché in questo computer batte un processore che utilizziamo ancora oggi, si può dire ovunque. Lo possiamo trovare negli smartphone, negli tablet, in molte apparecchiature che hanno bisogno di consumare poco e avere delle buone prestazioni. Questo computer, l'Acorn A3020 che vediamo qui, era già un prodotto di fascia alta, perché proprio sotto troviamo l'Acorn A3010 che non ha lo slot interno per poter collegare un hard disk. Era, diciamo, un computer dedicato più che altro all'uso casalingo, mentre questo invece era dedicato più a utenti che necessitavano di maggiori prestazioni o comunque usato anche nelle scuole. Nella fascia appena superiore troviamo il computer l'Acorn l'A4000, che era un computer desktop e veniva utilizzato maggiormente per scopi di ufficio e di lavoro. La cosa interessante che vi dicevo è proprio che la Acorn ha creato questa serie di processori innovativi, la serie RISC, che sta per Reduced Instruction Set Computer, ed è stato un nuovo modo di pensare questa architettura, perché invece di utilizzare i classici processori con molti transistor e che consumano anche parecchio, loro invece hanno pensato di progettare questo nuovo processore utilizzando meno istruzioni, quindi anche meno transistor, il che equivale anche ad avere meno consumi, e quindi alla fine è uscito questo processore che sì, ha meno istruzioni ma le esegue più velocemente, consuma di meno, e alla fine si è rivelata una scelta vincente, perché questi processori ora sono utilizzati un po' dappertutto sulle apparecchiature che necessitano proprio di bassi consumi ma dei processori comunque efficienti. L'altro fattore che ha contribuito a far diffondere molto questi processori è che la Acorn vende direttamente la licenza e il progetto per costruirsi questa serie RISC, così ognuno se lo può personalizzare e, diciamo, gestire come meglio crede, come per esempio fa la Apple sui suoi processori M2, M3 eccetera, che sono tutti processori della serie ARM, però personalizzati per il loro scopo. Quindi possiamo dire che in questo computer abbiamo l'antenato, il processore madre che utilizziamo ancora oggi in tutti i nostri dispositivi. Un'altra cosa molto interessante è che nell'85 la italianissima Olivetti aveva acquisito, almeno in buona parte, la Acorn, e quindi aveva possibilità di utilizzare poi la sua tecnologia anche nei suoi computer e magari diffonderla anche qui da noi in Italia. Purtroppo questo non è successo qui da noi in Italia. La Olivetti ha puntato su altre cose, già vendeva degli IBM compatibili, forse per non rischiare di farsi concorrenza vendendo poi un computer totalmente diverso con un'architettura diversa, quindi software che poi non era compatibile. Non so quindi se fosse questa poi la ragione, però il fatto sta che l'Olivetti non ha mai utilizzato questi processori su nessun computer che ha prodotto. Questo purtroppo è stato un peccato, perché aveva in casa un ottimo prodotto e non è riuscito a sfruttarlo. Ma adesso torniamo a noi e andiamo a vedere la riparazione di questo computer, che purtroppo, come la serie Amiga, soffre parecchio di una batteria, una famosissima batteria, che causa molti danni, e in questo caso ne ha fatti veramente tanti. Vi aspetto quindi dopo la sigla. Questo video è in collaborazione con PCBWay, il partner ideale per noi tuttofare. Se andate sul loro sito troverete la possibilità di realizzare stampe 3D o anche PCB flessibili o lavorazioni con CNC. Normalmente la produzione avviene in 24-48 ore e ci sono diverse opzioni per la spedizione. Ed ecco a voi qua l'Acorn 3020. Questa è la sua tastiera, un po' mal ridotta, devo dire che ci sono alcuni tasti che hanno dei pezzi qua un po' staccati, qui i LED sono scappati, tutti, diciamo tutti, anche il caps lock, però vediamo se riusciamo a farlo ripartire. Inutile farvi vedere quello che fa a video, perché comunque fa un bello schermo verde e niente, quindi io procederei direttamente con l'apertura. Questa è la sua bella spina, abbastanza ingiallita. Nella parte posteriore troviamo l'interruttore di alimentazione, l'uscita video,
l'uscita per un mouse, cuffie, una porta not fitted, questa addirittura una porta seriale, ma vedo un pochino di verde, quindi c'è un po' di ossido. Questa è una porta stampante, e poi su questo lato qua, che faccio fatica a farlo vedere perché è veramente grande, qui abbiamo il floppy. Dall'altro lato non troviamo niente se non questo piccolo tastino, e penso che sia il reset, non è indicato nulla. Io questa macchina non la conosco, quindi andremo a conoscerla insieme. Iniziamo intanto ad aprire e vediamo cosa troviamo dentro. Abbiamo 3 viti qua davanti e sembrerebbero che siano solo quelle che servono. Dietro non ci sono. È pesantissima. Eccola. Ok, qui abbiamo un po' di polvere, una piccola scheda qua sopra, il lettore floppy, la parte alimentatore. Io andrei a vedere anche come è messa dentro, ma avendolo comunque acceso almeno per pochissimo tempo, giusto per vedere cosa faceva, per capire se effettivamente non funzionava. Infatti è così. Non è saltato nessun condensatore, quindi penso che non ci siano quei maledetti condensatori di filtro che spesso ci saltano per aria. Allora, innanzitutto qui abbiamo una doppia membrana per la tastiera, questa è la prima e questa è la seconda. Per togliere la tastiera vediamo un po', probabilmente ci sono delle viti. No, non ci sono delle viti, è solo appoggiata. Qui purtroppo qualche tasto ha la plastica un po' rotta, e stranamente qui questi tasti con i LED sono un po' tutti mezzi sfasciati, però vediamo quello che possiamo fare. Questa casomai gli daremo una pulita. Andiamo avanti. Sotto già intravediamo le RAM, queste sono in tipologia zip, esattamente, queste sono le classiche RAM con questo attacco zip che è sfalsato. Allora, qua sotto troviamo 2 viti in un modo e una in un altro, così dobbiamo divertirci adesso per aprirlo. Queste viti piccole, eccole qua, sono a croce, mentre questa invece è una Torx. Allora, qui abbiamo delle viti che probabilmente tengono, queste viti qua credo che tengono l'alimentatore, e sono anche loro delle Torx, ma più piccole, sono proprio molto arrugginite, queste gli daremo una pulitina. Altre viti poi qua sotto non ci sono. Ora che abbiamo tolto anche l'alimentatore vedo che viene via un po' tutto. Questo è solo un pezzettino di plastica, e adesso viene via tutto. Qui ha preso un po' d'acqua. Abbiamo un'altra vite qua sotto, anche questa è una Torx ma più grande, anzi no, questa non è una Torx, era dove si avvitava la Torx, quindi niente. Questo dovrebbe andare proprio a scorrere, quindi bisognerebbe tirare in giù per far scorrere tutta, eccolo qua, tutto lo chassis. Stacchiamo il connettore qua di alimentazione del floppy. Mamma mia, il connettore IDE non se ne vuole uscire. Intanto stacchiamo da questo lato qua. Abbiamo poi questo che è l'altoparlante,
che stava qua. Questo che è il connettore di alimentazione del floppy, ok, c'ha il suo verso, ok, e questo via. Ora c'è rimasto questo connettore che è proprio incastrato a bestia, ecco qua, e infatti si può capire anche il perché. Qua sotto la batteria ha fatto un bel casino, qui è tutto verde, qua pure, tutto fino a qua, tutta questa zona qua è rovinata da questo acido, anche qua, fino addirittura a tutti questi pad, anzi questi via. Il quarzo poi è ridotto malissimo. Ci sarà da fare un bel lavoro di pulizia. L'alimentatore, ora lo possiamo vedere, non è uno switching, non ha quei condensatori di filtro, è un po' ossidato anche lui, quello sì. Anche qua ci sono contatti un po' ossidati, qua questo ponticello pure. Vediamo ora di riuscire a staccare questa scheda. La vedo alquanto dura. Secondo me questa scheda mi sa che toccherà lasciarla lì. È proprio incastrata. Vediamo se piano piano. Ok, forse pian piano riusciamo a toglierla, però dobbiamo sicuramente togliere tutta la basetta, e per farlo dobbiamo togliere le viti che la tengono qua dietro, questi connettori, che poi tra l'altro sono anche tutti arrugginiti. Con le buone maniere vedrai che ci si riesce, Dove va? Eccolo. Sicuramente questa ormai sarà da cambiare, come credo anche queste altre. Purtroppo non penso che si possano recuperare più di tanto. Questa in poche parole non veniva via perché la vite dietro, eccola qua, il dado ormai era talmente ossidato che girava intorno alla plastica, e quindi questo è il problema. Non si riusciva a togliere proprio perché lui sta girando a vuoto. Ed eccolo qua, anche lui è uscito. Questo purtroppo è il suo stato, e queste sono tutte le viti che c'erano dietro, proprio messe molto male. Qui ci sarà da pulirlo proprio per bene. Non pensavo arrivasse a fare tutto quel casino. Ok, qui
sembra messo comunque bene. C'è un po' di ossido anche su questi pin. Anche qua dentro troviamo del verde, casomai questi li possiamo comunque cambiare, li cambiamo tutti. Anche questi integrati qua sono tutti diventati verdi. La scheda, se vediamo, non c'è tantissima cosa, è tutto integrato qua. Anche qui comunque i connettori della tastiera sono un pochino ossidati, cioè, questa batteria ha fatto veramente un gran casino, peggio ancora delle Varta. Non può essere peggio di una Varta perché è una Varta. Sotto è veramente perfetta, Anche sopra un po' di ossido, cominciamo a vederlo. Allora, io per prima cosa andrei a pulire tutto questo, metterla a bagno nella vasca ultrasuoni, cambiare poi questi connettori e eventualmente poi verificare le piste e vedere se riusciamo a farla ripartire. Adesso io toglierei anche il trasformatore perché mi dà solo che fastidio per metterla a bagno nella vasca ultrasuoni, quindi questo qua lo rimuoviamo, poi facciamo fare una bella pulizia e poi cominciamo a vedere quello che rimane. Ottimo, adesso mettiamo a lavare questa scheda e vediamo poi come viene fuori. Allora, dopo una prima pulita con gli ultrasuoni non è venuto molto male, C'è ancora un po' di verde qui nei pad. Ora proviamo con un po' d'aceto localizzato e vediamo se riusciamo a toglierlo.
Se vi capita anche a voi di dover togliere questo trasformatore, occhio a usare l'aria calda. Io questo non lo sapevo e per aiutarmi un pochino a toglierlo ho usato un po' d'aria calda, ma questo trasformatore ha all'interno un fusibile, eccolo là, e questo si brucia sopra una certa temperatura, quindi ho il presentimento che usando l'aria calda questo qua sia saltato, perché adesso qui non mi dà nessuna continuità. Adesso lo andiamo a sostituire. Allora ragazzi, questo è il primo aggiornamento, poi vi faccio vedere quello che è stato fatto più da vicino, perché adesso da qua non si vede tanto. Comunque ho dato una bella pulita 2 volte dentro la vasca a ultrasuoni, perché tutto quell'ossido era duro da mandare via, cioè se n'era andato, però purtroppo c'era ancora un po' di verde su alcuni punti, quindi ho dovuto grattare meglio, usare e pulire un po' anche con lo stagno, con la penna magica, poi pulire con l'alcol e alla fine, per un'ultima risciacquata finale, l'ho ributtato un'altra volta su, diciamo, la vasca ultrasuoni, ma questa volta un ciclo molto più breve, giusto per togliere le ultime cose flussate, queste cose qua. E adesso, ricollegando l'alimentatore, vedevo che non c'era proprio nessun segnale, nessuna tensione proprio, e da qui ho detto: che sta succedendo? Se prima comunque l'alimentatore funzionava, qui c'è un trasformatore, non si potrebbe essere neanche guastato, perché addirittura l'ho tolto per non metterlo a bagno dentro gli ultrasuoni. Poi, guardando dallo schema, ho notato che in questo trasformatore c'è un fusibile termico pure, quindi è probabile che quando ho scaldato la parte proprio sotto, perché questo sta proprio sotto sui pin, già se stava qua su non succedeva niente, ma sta proprio sotto sui pin, quindi niente, scaldando quel lato lì per tirarlo via con l'aria calda, sicuramente questo si è bruciato, perché scatta, mi pare che questo si brucia sui 105-108 gradi, quindi probabilmente con l'aria calda, poi quando gli arrivano dei picchi di sicuro, per sciogliere lo stagno siamo a 200 gradi e rotti, quindi anche se proprio non è diretto, comunque lui penso che un centinaio di gradi e qualcosa in più sicuro li ha beccati. E infatti adesso, misurando anche col tester, avevo continuità, ho pulito anche tutte le piste, avevo continuità fino all'ingresso del trasformatore, però non c'era nulla in uscita, mi sembrava strano. Poi misurando con il tester sui terminali non avevo nessuna continuità, per me era come se fosse un circuito aperto, mentre in realtà comunque un avvolgimento, anche una resistenza ci deve essere. Quindi ho rismontato questo trasformatore. Qua c'è una parte che si apre di plastica che è comunque incollata, ma facendo piano si riesce a tirare via, e sotto c'è questo bel fusibilino, ed eccolo qua, e questo è saltato. Adesso, per fare una prova, ho collegato i terminali in corto e poi lo andrò a sostituire. Lui in poche parole alimenta il pin, facciamo conto che sia l'1 e il 2 del trasformatore, in realtà il trasformatore si alimenta tra l'1 e il 3. Questo fusibile non fa altro che fare il ponte tra il 2 e il 3, quindi adesso l'ho alimentato direttamente tra l'1 e il 3. Poi, quando mi arriverà il fusibile di ricambio, lo tolgo, perché l'ho proprio saldato appena, quindi è proprio molto precario, e poi niente, cambieremo il fusibile e lo rimetteremo a posto come si deve. Adesso, dopo questa prima pulizia, dicevo, proviamo a vedere se qualcosa è cambiato. Prima mi pare che non c'era niente, forse c'era uno schermo verde, punto. Adesso vediamo se riusciamo a fare apparire qualcosa. Vediamo, Allora, qui è acceso, qua è collegato, il cavo video c'è. Accendiamo. Allora, fino adesso un po' di schermi. Vedo un qualcosa che lampeggia. Risco S Supervisor. Non conosco adesso questo sistema, quindi non so se è una cosa normale, ma pensavo che dovesse partire qualcosa dalla ROM. Allora, il reset funziona, mi ritorna su questa schermata,
Proviamo a togliere questa scheda che secondo me adesso non ci serve, quindi riaccendiamo. Infatti questa scheda non fa proprio la parte video. Allora, ancora non ho pulito la tastiera e si vede che fa abbastanza schifo, però per provare se funziona a noi va anche bene. Ok, così va bene. Allora, vediamo se con la tastiera cambia qualcosa. I colori sono sempre quelli. Qualcosa sta scrivendo. Il caps funziona, quindi possiamo scrivere maiuscolo minuscolo, anche se qui c'era un pezzettino di plastica che non c'è più, sono tutti saltati dove c'era il LED. Anche il tastierino numerico funziona, se lo togliamo scorrerà, ok, il cursore. Benissimo, quindi la tastiera sembra funzionare. Il computer sta facendo qualcosa perché oltre a scrivere, poi se diamo un comando lui cerca di interpretarlo. Qua infatti dice not found, e adesso c'è da capire se è tutto normale che parta in questa modalità oppure se non legge le ROM, perché secondo me dovrebbe partire un sistema operativo. Però comunque ragazzi siamo a un buon punto, perché da non avere nulla ad avere una schermata e comunque riusciamo ad interagire con il computer già è qualcosa. Ora ho aggiunto anche il floppy, vediamo se fa qualcosa di diverso. Accendiamo, la tastiera si accende, ok, lui va sempre in questa modalità, sta facendo qualcosa, o è la tastiera che preme un tasto da solo? Ok, allora il floppy sembra proprio non voler caricare nulla, vediamo se è perché forse questa scheda deve fare qualcosa. No, infatti il floppy proprio non si muove. Allora, il floppy non si muove, va subito in questa modalità. Da quello che ho visto in giro potrebbe essere perché manca la batteria e quindi lui lo potrebbe vedere come un errore. A questo punto proviamo a metterci una batteria e vediamo se cambia qualcosa. Andiamo a vedere come era messo, visto che proprio non voleva sapere di venire via. Ecco qua come era messo sotto. Pensavo peggio, La parte più annerita appare nella parte proprio in fondo. Ma aspettavo tanto verde qua sotto, ma in realtà pare che non ci sia. Ma adesso andiamo a vedere la scheda come è messa. Questa è la parte sotto il connettore. L'ho tolto anche perché questa resistenza qua, che fa parte della batteria, infatti qui già c'era una traccia interrotta, anche questa è interrotta, perché dovrebbe fare tutto questo giro e arrivare fino a sotto il quarzo, ma qui non ci arriva. E adesso vediamo dove si ferma, perché poi alla fine deve arrivare su questo RTC di qua e alimentare lui, ma qui non ci arriva.
Allora, qua sopra ho provato le piste con queste resistenze che stanno lì e funziona tutto, quindi fino a qui va bene, però quella resistenza no. Vediamo dove si interrompe. Questa traccia qui è un po' consumata. Allora, prendiamo il quarzo qua sotto, deve arrivare qua. Qui ci arriva, qui no. Arriva fino a qui, e qua proprio nella curva è interrotta. Trovato un altro problemino. Mannaggia, questa è varta. Neanche ci si salda più su questa resistenza, da quanto è ridotta male. Ok, infatti quella piccola ormai sotto non c'era più, era proprio attaccata con lo sputo, come si dice. Allora, vediamo, fino a qui ci siamo, quest'altra parte ormai non ce l'abbiamo più. Tanto questa era una 180 ohm, se non ricordo male. Guardiamo per sicurezza, questa è R60 180 ohm. Non mi dà proprio continuità, quindi per me questa era pure andata come resistenza. Ok, abbiamo fatto bene a toglierla. Perfetto, adesso ci arriviamo, finalmente ci arriviamo. Ora io direi di mettere una batteria qui e rimontare questo connettore, ma prima vediamo un attimo qua sotto come siamo messi. Allora, vediamo un po' qua sotto. Ok, questi sotto sono tutti buoni. Benissimo, possiamo rimettere il connettore. Allora, sotto ho controllato tutte le piste e qui le connessioni ci sono tutte. Sopra ho dato una pulita, le connessioni comunque qua c'erano, ma l'ho sistemate perché erano tutte ossidate e non vorrei che prima o poi saltassero. Questa pista qua invece era interrotta ed è questa che porta l'alimentazione dalla batteria fino qua giù in fondo, gira qua, va qua sotto e poi da qua salta da questa parte qui e alimenta questa resistenzina qua sopra e tutto il circuito qua. Qua sotto pure ho dato una sistematina con il solder mask, qui c'era una pista che era saltata con un via che non c'è più e basta. Per il resto sembra tutto ok. Adesso, visto che questo connettore comunque era rotto qua, l'hanno schiantato, lo andiamo a cambiare, ce ne mettiamo uno nuovo. Ecco qua anche la batteria sistemata per adesso. Poi ho fatto anche un circuitino che fa cadere ancora meno la tensione utilizzando un piccolo MOSFET
ma per adesso diciamo che per fare le nostre prove andrà più che bene questo portabatterie con la sua pila bottone e questo piccolo diodo qua sotto per evitare che il circuito carichi la batteria. Mettiamo la sua batteria e vediamo se adesso cambia qualcosa. No, non cambia niente. Andiamo sempre in modalità supervisor. Andiamo a vedere se troviamo comunque una tensione su questo integratino al pin 8. Eccolo qua. Abbiamo 4 volt e 71. Se noi adesso spegniamo tutto, qui dovremmo ancora trovare qualcosa. 3 volt e 1. Quindi la batteria funziona. Accendiamo. Quando c'è la tastiera collegata, lui mi fa tutte barrette che scorrono. Secondo me, credo che sia un problema della tastiera che non si inizializza subito e comincia a fare come se fosse un tasto premuto. Ma sì, perché se io tengo premuto un tasto, più o meno abbiamo lo stesso effetto. Dopo un tot di tempo lui lo ripete. Quindi è come se un tasto rimanesse premuto, anche se in realtà non è vero, perché i tasti ora funzionano, è solo che non si resetta all'inizio e per lui è come se rimanesse un tasto acceso, un tasto premuto. Altro piccolo problema sempre nella parte qua floppy. Vedo che comunque collegando un floppy questo nemmeno prova ad avviarsi. Di solito dovrebbe almeno accendersi il LED e fare qualcosa, poi magari non c'è il dischetto, si ferma tutto. In realtà questo non fa niente. Allora andiamo a vedere dallo schema. Queste resistenze dovrebbero dare tutte la 5 volt a questi pin. Allora la prima linea è questa qua, qui abbiamo 5, qui 5, 5, 5 e 5. Ok, queste qui ho rifatto le saldature e riparato un po' le tracce, perché queste qui non sapevo, anche se erano già collegate, però erano ridotte male. Allora ho preferito rifare questa parte qua. Però adesso qui abbiamo 5 volt, vediamo se anche qua 5 volt. Qua sopra su questa qua 139 e 138 non abbiamo le 5 volt. Allora vediamo perché. Non so, perché ormai non si vede più, se qui in mezzo c'era una traccia oppure no. A quanto pare sì. Non mi sono accorto. Eccola qua. Non mi sono accorto che questa linea continuava e quindi questa sicuramente è interrotta, perché se non abbiamo la 5 volt qua su, di sicuro il problema era qui. Se lo sapevo prima davo tutta una bella raschiata, ma ormai ci siamo. Mannaggia, e la batteria ha fatto un disastro. Continuità, ok, fino a qua su abbiamo tutta continuità, quindi adesso la 5 volt c'è anche lassù. Ok, proviamo un attimo con il Gotek e vediamo se questa spia almeno si accende, se fa qualcosa. Niente, neanche ci prova questo a leggere. È vero che questo è il Gotek e adesso lui probabilmente non ha configurato nulla dentro, e va bene, ci potrebbe anche stare, però ho paura che non sia solo quello il problema.
e probabilmente è legato a questa parte qua, perché qui purtroppo qui c'era tanto di quell'acido che secondo me ci deve essere ancora qualcos'altro che non funziona. Allora, io voglio andare un attimo a vedere questo cippettino qui cosa fa. Più che altro se quel clock lì, quel quarzo, fa qualcosa. Che lo vedo ridotto tanto male. Sul quarzo qui non abbiamo, si può dire, niente. Vediamo se questo chip fa qualcosa. Allora, questo chip si chiama C14. Allora, vediamo se C14 ha un clock e se fa qualcosa. Comunque lui è quello che controlla il floppy. Eccolo qua, X7. Sì, è lui che qua me lo chiama IC24. Lì quel 24 mi sembra un 14. IC14 qua non mi pare un 2. Comunque dovrebbe essere lui. E sotto, eccolo qua, c'è il quarzo che è un 24 MHz X7, deve andare al pin 21 e al pin 20. Mi pare che comunque l'ho controllati, ci vanno, però adesso bisognerebbe vedere se il clock funziona. Allora, andiamo a vedere, va. Accendo e non c'ho proprio niente. Vediamo se qualche millivolt di qua. Di qua invece una frequenza c'è, è piccolina ma è normale perché questa poi deve essere amplificata. Ok, sì, 24 MHz, perfetto. Qui abbiamo 24 MHz, quindi lui, il clock sta funzionando. È una tensione di 1 volt e 2, 1 volt e 3, picco picco, ci va anche bene. Quindi il clock qua c'è, è buono, non è lui il problema. Allora, continuiamo con questo Acorn. Vediamo, dopo aver pulito la zona dove c'era la batteria che ha fatto un bel casino, rifatto un po' di piste, vediamo cosa succede. Accendiamo un po' di colori e alla fine andiamo su questo supervisore e la tastiera continua a fare questi caratteri. Ora voglio provare a fare il power on delete tenendo premuto il tasto delete e accendendo la macchina. Vediamo un po'. Abbiamo un bordo rosso. Si è avviato il floppy, ha provato a cercare qualcosa. Ragazzi, non ci credo. No, non ci posso credere. Guardate qua. È partito il sistema operativo. È partito. Che figata. Allora, in poche parole, questo computer, dopo averlo ripristinato, riparato anche le piste che mancavano qua sotto, la parte ovviamente del connettore floppy, messa anche la batteria, perché senza la batteria poi dà sempre un allarme e va in modalità supervisione. Però purtroppo questo computer, una volta che c'è un errore ed entra in questa modalità, anche se si risolve il problema, lui continuerà ad entrare sempre in modalità supervisione. Quindi dobbiamo fare un bel reset del CMOS tenendo premuto delete all'avvio, e come si è visto, dopo la solita schermata di cambio colore ha fatto uno schermo rosso, probabilmente non so se deve indicare un reset, e alla fine ha cercato finalmente di caricare qualcosa dal floppy e poi è partito direttamente con la ROM. Bellissimo, bellissimo. Purtroppo questa cosa io non la sapevo e ho perso un po' di tempo nel cercare di capire perché. Pensavo effettivamente che ci fosse ancora altro problema. In realtà no, una volta che si blocca il computer e va in quella modalità,
bisogna resettarlo, altrimenti da lì non ne usciamo. Ora purtroppo non posso provarlo con il mouse perché i connettori qua, come si vede, non ci sono più. Erano tutti ossidati e ho dovuto cambiarli, quindi adesso piano piano li vado a rimettere e poi proviamo anche il mouse. Il mouse è probabile che anche quello non funzioni, quindi poi ci sarà da vedere anche questa cosa. Ok, connettori rimessi, adesso andiamo a sistemare il trasformatore che allora funziona, però qui non ha più il fusibile interno. Ora andiamo a rimettercelo. Ed eccolo qua, fusibile termico. Fusibile ripristinato. Lui deve connettere questi due pin perché l'alimentazione viene data a questi due e questo qua, il fusibile, la deve portare a quest'altro avvolgimento. Bene, ora ragazzi facciamo subito una prova che non è proprio del tutto chiuso, ma ci manca poco. Ho rimesso tutti i connettori e guardate qua, ho preso anche un mouse, è un po' messo maluccio, però dovrebbe funzionare. Guardate quanto è carino. 3 pulsantoni con la pallina e l'attacco, eccolo qua. Non è il classico PS2, sembra un S-Video, ma in realtà è un attacco tutto suo. Sembra talco, ma non è, serve a darti l'alle. Poi ho preso anche altri floppy e in realtà proviamo anche questi poi. Allora, pronti per accendere tutto? Verifichiamo che sia tutto ok, connesso e collegato bene. Come abbiamo visto prima, siamo usciti dalla modalità supervisione, altrimenti dopo un errore lui continuerà ad andare in quella modalità fino a che non facciamo la procedura di power on delete, altrimenti non si resetterà mai. Proviamo. Come abbiamo visto dovrebbe almeno caricare, ecco qua i colori, il suo BIOS, o anzi il suo sistema operativo meglio. Ok, puntatore RISC OS 3 e questo, eccolo, è il suo desktop. Ottimo, anche il mouse funziona. Qui abbiamo tasto sinistro e tasto destro che possiamo utilizzare. Il tasto centrale farà un menu info, ovviamente qui non c'è niente, clicchiamo qua col sinistro. Qui abbiamo le informazioni, diciamo, un po' del sistema, un po' tutte informazioni del sistema e della memoria. Poi sotto apps, vediamo un po', carino, mi sa che ne ho aperti due, eccoli. Carino questo Paint. Qui abbiamo la palette colori, proviamo questo. Questo sembrerebbe più o meno nuovo. Lo apre, vediamo cosa c'è. Butterfield. Sta caricando, Bene, bene, bene. Ed ecco qua un piccolo gioco,
per il nostro Archimedes, livello 1. Allora qui un po', questi sono i tasti per andare su e giù, questo spara, non so come andare a destra e a sinistra, questa è la mappa, ZX va a destra e a sinistra, quindi proprio i tasti sono una cosa obbrobriosa. Questi rinascono di continuo, una specie di gauntlet, e va bene. Allora, se apriamo un programma, lui lo mette qua sotto in icona, poi dobbiamo cliccare. Questo è un puzzle bubble, questo è impossibile da finire, ti continua a dare pezzi che non esistono più. Va bene, non è proprio il massimo, però dai. Questa è una demo. Ok, questo è lo sparo, questo un po', però i tasti sono sempre gli stessi. XC a destra e a sinistra è un po' lentino nel muoversi, vedo. La grafica c'è. Ora non ho attaccato nemmeno l'audio. Proviamo a attaccare anche l'audio. Eccolo qua, così abbiamo anche l'audio. Anche l'audio non era male, eh? Peccato che sia un po' lento nei movimenti, non è fluidissimo. Ebbene, finalmente questo Acorn 3020 è riparato ed eccolo qua in tutto il suo splendore. Questa era la sua causa. Mamma mia, questa è una bomba a orologeria. È peggio di quelle dell'Amiga. Sinceramente ha fatto un disastro. Guardate qua. Questi erano tutti i connettori che ho dovuto togliere perché veramente in stato pessimo. Forse qualcuno si sarebbe potuto recuperare mettendolo a bagno nell'aceto e pulendolo un pochino. Non ho voluto perderci molto tempo, ho preferito direttamente sostituirli con quelli nuovi. La cosa più critica poi è stato nella parte ovviamente lì vicino alla batteria, che era tutto ossidato. Ho dovuto pulire diverse volte, rifare diverse piste sotto il connettore floppy. L'ho cambiato anche questo perché era comunque rovinato. Poi ho avuto da fare perché questo computer non partiva, andava in questa modalità diagnostica, diciamo supervisore, e da lì non si schiudava. Le ho provate tutte, ho messo la batteria perché alcuni dicevano che senza batteria, se non aveva un minimo di livello di tensione, lui in automatico andava in questo stato e si bloccava. Quindi dopo essermi assicurato che la tensione era corretta e che anche il chip che manteneva l'orario venisse comunque alimentato, ciò è segno che le piste erano buone, ancora avevo questa schermata da supervisione, fino a che poi, girando nei vari forum, perché purtroppo di questo computer non ne sapevo assolutamente nulla, ho trovato che per uscire da questa modalità occorreva fare una combinazione di tasti tenendo premuto il tasto Delete all'accensione, in modo che lui facesse di nuovo un reset totale della memoria e ricominciasse da capo poi la sequenza d'avvio. Facendo così, infatti, è uscita da questa modalità e ha caricato il BIOS. Appena acceso abbiamo visto che mostra una sequenza di colori, quelli sono utili per capire fino a che punto il computer sta andando avanti, quale step ha superato e quelli che mancano. Poi abbiamo visto questo bellissimo mouse. Questi purtroppo sono un pochino rari e costosi perché sono fatti apposta ovviamente per questo computer. Non si possono mettere i mouse classici PS2, quelli che si usavano al tempo dei IBM compatibili. Ci sono degli adattatori per permettere poi di collegare altri mouse al computer, però c'è da costruirsi un bel accrocchio e alla fine ho preferito almeno avere il mouse suo originale, così abbiamo l'accoppiata. Che ve ne pare di questo computer? L'abbiamo provato con qualche demo, non ho molto di più purtroppo, però come abbiamo visto le potenzialità ci sono, l'audio non è niente male, la grafica pure, anche se mi sarei aspettato qualcosina di un po' più fluido, però secondo me è un bel computer.
E quindi, dopo tutta questa faticaccia, io vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così ci supporterete e darete una mano al canale ad andare avanti. E se tutto questo non vi basta, vi lascio i nostri riferimenti in descrizione dove troverete PayPal, Patreon e la lista Amazon. Io vi ringrazio di aver visto questo video, vi do appuntamento al prossimo e ci vediamo presto. Ciao Fixer!